Ciao amici artisti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica e nel video di oggi vi farò vedere la realizzazione di un quadro che mi sta particolarmente a cuore. Non mi capita spesso di essere così soddisfatta di un lavoro che ho fatto, ma la modifica finale che gli ho dato ha veramente trasformato tutto. Buona visione! Parto versando il pillow sulla tela, quindi la base. In questo caso ho usato un pillow creato con la pittura per muro, ma non è obbligatorio, nel senso non è il fatto di usare la pittura per muro che fa funzionare questa tecnica. Possiamo usare anche una semplice base preparata con acrilico e medium. Se proprio volete usare la pittura per muro, io uso una ricetta semplicissima, lo dico anche per rispondere a delle domande che mi sono state fatte rispetto a quale pittura per muro usare, perché vi succede che si asciughi con le crepe. La pittura per muro che dovete usare deve essere mescolata con un fissativo. Se mescolate la pittura da muro con un fissativo potete veramente usare quasi qualunque pittura. Ce ne sono in commercio anche già preparate, quindi già mescolate con una dose di fissativo. Io personalmente preferisco prepararmela da me anche per risparmiare, perché diciamo che in rapporto quantità-prezzo conviene prepararsele da soli. La pittura che io uso è la più economica che ho trovato, è la Gran Pittura Rossetti, ma veramente potete acquistare una pittura economica qualunque e poi mescolarla con un fissativo. Anche di fissativi ce ne sono parecchi in commercio, io vi parlo sempre della linea Max Meyer, perché è quella che io anni fa ho scoperto e con la quale mi sono sempre trovata bene e quindi continuo così. Potete usare il Fix Up, che è quello che uso io, ma anche chiaramente il fissativo acrilico, non c'è nessun problema, vanno bene entrambi. La dose che io uso è 1 a 1 e poi aggiungo l'acqua per arrivare alla consistenza. Cercate di stare su una consistenza media, di non andare a fluidificare troppo, altrimenti farete un disastro, sia in termini di stabilità del reticolato, sia girando lo spin table andrete a spruzzare il colore dappertutto. Parlando invece della ricetta che ho usato per creare questo swipe, anche qua non uso prodotti magici. Non uso prodotti costosi come Floetrol australiano o Ossitrol o altri prodotti con catalizzatori, ma sfrutto semplicemente le proprietà dei colori, quindi il loro peso e la loro densità. Il prodotto che crea questo reticolato è l'attivatore di celle. In questo caso ho usato il Lamp Black Amsterdam, ma potete usare anche il nero ossido, sempre Amsterdam. Come l'ho preparato? Semplicemente mescolandolo con acqua, quindi acrilico e acqua. I colori invece sono mescolati con il Floetrol Ovatrol in rapporto 1 a 2, ma potete anche usare un altro medium o semplicemente mescolarli con l'acqua, funziona lo stesso. Non ve lo dice nessuno, ma è così. Potete usare anche il Liquitex va benissimo. Comunque, certe volte le ricette più semplici sono quelle che funzionano meglio. Anche qui la consistenza, cercate di tenervi su una consistenza media. Troppo densa rischierebbe di non funzionare benissimo, troppo fluida abbiamo già detto che poi andreste a creare un disastro. Quindi la consistenza media diciamo che è quella vincente secondo me. Poi chiaramente potete sperimentare con varie consistenze, perché ogni volta l'effetto cambia, non è detto che uno debba per forza ottenere il reticolato perfetto uguale a quello che ha visto. Insomma, la fluid art sappiamo che è un'arte libera e nonostante ci siano tante regole da seguire per creare determinati effetti, il bello di quest'arte è che ci permette di lasciar fluire il colore come fluire le nostre emozioni,
e questo ci permette di creare delle opere uniche. Anche lo spin table cercate di non girarlo troppo in fretta subito, ma di partire piano anche per capire come e a che velocità vi si muoverà il colore al di sopra. In base a quello poi regolate la velocità e lo girate fino ad ottenere il risultato che vi piace. Io mi sono fermata qui e sono super felice di averlo fatto. Guardate le celle come sono ben formate e ragazzi, il contrasto fra il turchese e l'arancione è veramente pazzesco, veramente è venuto benissimo e sono super felice di questo. Guardate anche come oltre al reticolato di celle ci sono anche delle parti dove il colore mm, è sfumato, dove c'è proprio questa sensazione del lasciato andare. E appendendo il quadro ho notato una cosa incredibile che forse stai notando anche tu adesso. Non è stato fatto intenzionalmente, ma io tante volte dopo aver realizzato un quadro, prima di dire ok è finito, lo lascio in parte o lo appendo e lo osservo anche per mesi. Questo qui ha avuto un impatto immediato nella mia testa e ho subito capito che cosa c'era su questo quadro e quindi sono andata a tirar fuori quello che avevo visto, come ad esempio fa uno scultore con la pietra. Ci ho visto un volto, una donna che guarda verso l'infinito e oltre e quindi sono semplicemente andata a dargli forma ma senza stravolgere quello che era il quadro. Secondo me questa è la parte più magica della fluid art. Non so se vi è mai capitato, ma vi auguro che vi capiti perché è veramente una cosa pazzesca e un'emozione unica. Sembra quasi che qualcosa abbia tirato fuori da dentro di me quello che poi è finito sul quadro ed è stato veramente incredibile. Io adoro dipingere a pennello, ho sempre disegnato e la fluid art è stata una cosa diversa, chiaramente, è tutta un'altra storia, ma poter trasformare una cosa che esce fuori quasi casualmente dà una soddisfazione che davvero non vi so spiegare.
Ed eccola qui, una donna psichedelica che guarda verso l'orizzonte. Vedete la spalla, il collo, il viso, c'è tutto. E questi capelli particolari che a me danno più la sensazione di tipo un foulard legato in testa. Spero vi piaccia. Grazie per essere stati qui. Fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitato di provare quello che vi ho raccontato di aver provato io. Se il video e il lavoro vi sono piaciuti, lasciatemi un like per supportarmi nel mio viaggio su YouTube. Spero che ci vedremo nel prossimo video. Ciao!